Se stai cercando un tutorial per realizzare una sciarpa Bactus triangolare con un bordo super particolare già incorporato, allora sei nel video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Un progetto semplice ma allo stesso tempo particolare nei dettagli. In questo tutorial ti mostro come realizzare questo Bactus o scialle triangolare utilizzando solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto. Ti basterà infatti conoscere come eseguire la catenella, la maglia bassa, la maglia alta e la maglia bassissima. La costruzione del nostro progetto è estremamente semplice. Partiremo da una delle punte, andremo a crescere sulla prima parte del nostro progetto e poi a decrescere per creare la seconda punta. E contestualmente alla lavorazione della struttura andremo a lavorare questa bordatura già incorporata all'interno del progetto, composta da catenelle e da tante piccole palline. In alto sullo schermo trovi le misure effettive del mio Bactus, ma sappi che sei tu a decidere tutte le misure del tuo progetto. Puoi realizzarlo come il mio oppure più grande, creando così un morbido e caldo scialle nel quale avvolgerti. E il punto di forza di questo progetto è sicuramente il filato che ho scelto di utilizzare, Made in Italy, del quale ti parlerò tra pochissimo nella sezione del video dedicata ai materiali. Se questo progetto sarà di tuo gradimento, mi raccomando, ricordati poi di farmelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. La tua opinione per me è estremamente importante. Vediamo quindi insieme filato e uncinetto e cominciamo subito a realizzare il nostro progetto. Filato per questo progetto Sobri di lanaio.it, linea baby. Abbiamo già conosciuto questo filato in un mio precedente video tutorial, una stola meravigliosa che puoi trovare sempre qui sul mio canale. Perché scegliere proprio questo filato? Perché grazie alle sue eccezionali qualità e alle caratteristiche tecniche è il filato perfetto per creare capi unici e duraturi. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi per una lunghezza di circa 225 metri. Uncinetto e ferri da maglia consigliati 2,5 oppure 3. Come composizione abbiamo un 50% di lana merino e 50% di fibra acrilica di alta qualità. Inoltre, come tutti i filati di lanaio.it, è un prodotto Mulesin Free. Solitamente davanti a filati che contengono un'alta percentuale di acrilico si pensa che il filato sarà ruvido, sgradevole a contatto con la pelle, invece questo filato garantisce veramente un'ottima sensazione di comfort e inoltre la fibra acrilica lo renderà super resistente all'usura, garantendo la massima durata e bellezza originale del progetto nel corso del tempo. In alto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video trovate scritta la quantità esatta di filato che ho utilizzato per il mio progetto, lavorato con un uncinetto 3,5. Inoltre consiglio di dare uno sguardo al programma Fedeltà di lanaio.it che si chiama Premiati di Lana. Per ogni gomitolo acquistato sul sito si accumulano dei punti da trasformare poi in sconti su tutti i prossimi acquisti. Realizziamo il cappietto con il nostro filo e avviamo 2 catenelle, 1 e 2, che costituiranno la prima punta del nostro progetto. Dopodiché andiamo direttamente a realizzare la rifinitura di bordo. Creiamo 6 catenelle di stacco. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per creare la pallina della nostra rifinitura, ulteriori 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Quante sono quindi le catenelle in totale? 2 per la punta, 6 di stacco, 4 per la pallina, per un totale di 12 catenelle. Partendo ora dall'uncinetto dobbiamo tornare indietro nella quarta catenella. Contiamo quindi 1, 2, 3 e 4. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta catenella, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso.
Abbiamo 3 asole sul nostro uncinetto. Carichiamo il filo e chiudiamo solamente le prime 2, tenendo così il punto in sospeso. Dobbiamo ora ripetere questi passaggi ancora per 2 volte, sempre nella stessa catenella. Quindi carichiamo il filo, rientriamo nella quarta catenella, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso, ricarichiamo e chiudiamo solamente le prime 2 asole. Ripetiamo per la terza e ultima volta. Carichiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso, ricarichiamo e chiudiamo le prime 2 asole. Avremo così un totale di 4 asole sul nostro uncinetto. Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme contemporaneamente. Per chiudere la nostra pallina, 3 catenelle, 1, 2 e 3. E torniamo nuovamente qui, nella quarta catenella dove abbiamo lavorato la nostra pallina. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso e chiudiamo direttamente, realizzando così un punto bassissimo. Ed ecco qui la nostra pallina completa. Dobbiamo ora tornare indietro alle prime 2 catenelle realizzate per ottenere la nostra punta. Per fare questo, avviamo 6 catenelle. Lo stesso numero di catenelle con le quali abbiamo creato la prima separazione qui sulla base. Dobbiamo entrare ora nella penultima e ultima catenella disponibile. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nella penultima catenella. Prendiamo il filo, abbiamo 3 asole, ricarichiamo il filo sull'uncinetto, chiudiamo prima le prime 2, ricarichiamo e chiudiamo le ultime 2, così da ottenere un punto alto. Ricarichiamo il filo, entriamo nell'ultima catenella disponibile, portiamo fuori, lavoriamo un punto alto, chiudiamo quindi le prime 2 asole, ricarichiamo e chiudiamo le ultime 2. Ed ecco qui il nostro primo giro di lavorazione. Le 2 maglie alte appena lavorate saranno la punta del nostro progetto. Abbiamo poi 6 catenelle di separazione sia sotto che sopra e la nostra prima pallina che costituirà il bordo del nostro progetto. Dobbiamo ora cominciare il prossimo giro. Attenzione! Allunghiamo leggermente l'asola, sfiliamo l'uncinetto e giriamo il lavoro in modo da avere la pallina alla nostra sinistra. Facciamo quindi questo. Riposizioniamo l'uncinetto e senza creare catenelle di supporto cominciamo direttamente il secondo giro. Questo è l'ultimo punto alto che abbiamo lavorato. Con l'uncinetto entriamo direttamente qui, sulla parte superiore dell'ultimo punto alto lavorato, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Il punto basso che abbiamo appena lavorato, vedete che a sinistra forma una sorta di astina in orizzontale. Questa qui. Con l'uncinetto dobbiamo rientrare all'interno proprio di questa astina. Quindi rientriamo dentro al punto basso appena eseguito. Prendiamo il filo, lo portiamo a traverso e lavoriamo un altro punto basso. Questa combinazione di 2 maglie basse lavorate una dentro l'altra va a sostituire il primo punto alto del nostro giro e ci consente di avere un bordo perfettamente dritto, che non dovremo poi riprendere al termine del progetto.
Dobbiamo ora rientrare nello stesso punto di base e lavorare un secondo punto alto, per formare così un aumento. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto di base ed eseguiamo un punto alto. Abbiamo quindi lavorato 2 maglie nello stesso punto di base. Ripetiamo lo stesso step sul punto alto successivo. Entriamo e lavoriamo una e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Nel giro precedente avevamo 2 maglie alte, ora con i nostri aumenti ne abbiamo 4. E dobbiamo ora creare un'altra pallina. Realizziamo 6 catenelle di separazione. E cominciamo la nostra pallina. Altre 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Partendo dall'uncinetto dobbiamo tornare indietro nella quarta catenella. Carichiamo il filo, entriamo nella quarta catenella, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso, abbiamo 3 asole, carichiamo e chiudiamo le prime 2. Lasciamo queste in sospeso, ricarichiamo il filo, rientriamo nella quarta catenella, portiamo fuori, carichiamo e chiudiamo le prime 2. Ancora una volta, carichiamo, quarta catenella, portiamo fuori, ricarichiamo, chiudiamo le prime 2. All'interno della quarta catenella andiamo praticamente a creare una sorta di piccola nocciolina, composta da 3 punti alti che andiamo ora a chiudere insieme. Abbiamo in totale 4 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo, chiudiamo tutto. Ed ecco qui il risultato. Per concludere la nostra pallina, 3 catenelle, rientriamo sempre qui alla base della pallina nella quarta catenella e realizziamo un punto bassissimo per bloccare il tutto. Dobbiamo ora tornare indietro ai nostri punti alti. Realizziamo quindi 6 catenelle. Attenzione a un particolare, in questo momento il nostro progetto si presenta in questo modo. Qui abbiamo i punti alti appena lavorati, le catenelle, la pallina. Dobbiamo ruotare la parte inferiore del progetto, questa qui dove abbiamo le maglie alte, in modo da rivolgerle in questo verso. Le nostre palline dovranno essere tutte alla nostra destra. Quindi vedete che le catenelle qui al centro subiscono una piccolissima torsione e le nostre catenelle di separazione devono partire e bloccarsi tutte sullo stesso punto di base. Se le mie catenelle di separazione sottostanti partono da qui, vuol dire che quelle appena lavorate dovranno agganciarsi sempre in questo punto. Quindi tenendo il progetto in questo modo, inizio ora un nuovo giro. Vi sembrerà strano cominciare un giro esattamente a metà del precedente. Realizzo un punto alto proprio qui, sullo stesso punto alto dal quale partono le catenelle di separazione precedenti. Entro all'interno, punto alto. Vedete che le nostre palline sono tutte rivolte verso destra e noi dobbiamo sempre ricordare un particolare, che sulla destra, proprio qui, dovrà sempre crescere il nostro progetto. Quindi da questa parte della nostra lavorazione gli ultimi punti alti dovranno sempre formare un aumento. Lavorato quindi questo punto alto nello stesso punto di base, realizzo un aumento, lavorando un secondo punto alto. In questo modo. E lavoro ora una maglia alta normale sui punti successivi.
L'ultimo punto alto di questo giro sarà sopra la seconda maglia bassa delle 2 maglie basse utilizzate per sostituire il primo punto del giro precedente. Vado quindi qui sulla parte più alta del mio punto basso e lavoro l'ultimo punto alto. Abbiamo così completato il terzo giro. Avremo 1, 2 e 3 maglie alte singole e un aumento composto da 2 punti alti, quindi un totale di 5 punti alti, le catenelle di separazione e la nostra pallina. Iniziamo il giro successivo. Allungo l'asola, sfilo l'uncinetto e giro il mio lavoro così da avere le mie palline rivolte a sinistra. Rientro con l'uncinetto e sull'ultimo punto alto lavorato lavoro le 2 maglie basse che sostituiscono il primo punto del giro. Entro all'interno, prendo il filo, lo porto fuori, punto basso. Rientro qui al di sotto di questo filo del punto basso appena lavorato. Quindi rientro in questo modo, prendo il filo, secondo punto basso. Lavoro poi una maglia alta sulle maglie alte successive. Attenzione! Abbiamo detto che da questa parte il nostro lavoro deve continuare a crescere. Quindi, sull'ultima maglia alta presente qui, devo lavorare un aumento esattamente come ho fatto nel giro precedente. Quindi sull'ultimo punto alto, prima delle catenelle di separazione, lavoro un aumento. 2 maglie alte sullo stesso punto di base. Se nel giro precedente avevo 5 maglie alte, adesso ne ho 6. Devo lavorare una nuova pallina. 6 catenelle di separazione. Pallina, 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Partendo dall'uncinetto torno nella quarta catenella, carico il filo e per 3 volte lavoro delle maglie alte senza chiuderle. Ho 4 asole sull'uncinetto, carico il filo, chiudo tutto insieme. 3 catenelle e nella stessa catenella di base un punto bassissimo. Completata la pallina, 6 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il mio progetto si presenta in questo modo. Devo girare la base, vedete che qui si forma una piccolissima torsione delle catenelle, e agganciarmi proprio qui, sopra l'ultimo punto alto che ho lavorato. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro sull'ultima maglia alta lavorata, punto alto. Attenzione, da questo lato dobbiamo sempre crescere, quindi qui, su questo punto, devo lavorare un aumento. Carico il filo, un secondo punto alto nello stesso punto di base. Chiudo il mio giro con una maglia alta su tutti i punti successivi. Questi sono tutti gli step che dobbiamo ripetere per la prima parte del nostro progetto. Progetto che deve crescere in questo modo, da questa parte perfettamente dritto, dalla parte del bordo andiamo sempre ad aumentare sulle ultime maglie alte per ottenere questa crescita in diagonale. Vedete che le palline tendono a girarsi su loro stesse, questo è perfettamente normale, perché dovremo infatti poi andare a lavare e bloccare il nostro progetto. Dobbiamo proseguire ripetendo questi passaggi che abbiamo appena visto insieme, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere una larghezza complessiva di circa 60 cm.
mentre qui nella parte più ampia della mia sciarpa ho una misura di circa 35 centimetri. Tutte le misure del progetto sono a piacere, siamo noi a definire quanto larga e lunga vogliamo la nostra sciarpa. Abbiamo così realizzato la prima parte del nostro progetto, quella dove andiamo a crescere. Ora dobbiamo creare la seconda parte, dove andiamo invece a decrescere per creare la seconda punta. Come facciamo tutto questo? Cominciamo un nuovo giro eseguendo i passaggi che abbiamo visto in tutti i giri precedenti fino ad arrivare qui. Siamo nella parte del giro dove solitamente lavoriamo l'aumento prima di eseguire le catenelle e le nostre palline. Se finora siamo andati ad aumentare il numero dei punti su questo lato, ora dobbiamo diminuirlo. E per fare questo, invece dell'aumento, su questi due punti andiamo a lavorare una diminuzione. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo e lo portiamo a traverso, carichiamo e chiudiamo le prime due asole. Non chiudiamo il punto, ma andiamo direttamente a lavorare un'altra maglia alta sul punto successivo. Quindi entro, prendo il filo, porto a traverso e chiudo solamente le prime due asole. In totale ho 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e le chiudo tutte e 3 insieme contemporaneamente. Da 2 punti ho ottenuto un solo punto, quindi una diminuzione. Lavoro le mie 6 catenelle. La mia pallina. Realizzo le 6 catenelle, volto il lavoro e ora per agganciarmi qui sul mio progetto devo rifare nuovamente una diminuzione, prendendo in considerazione le prime 2 maglie alte che mi si presentano. Carico quindi il filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, lavoro solamente le prime 2 asole. Ricarico il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo, lo porto a traverso, chiudo le prime 2 asole, 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme contemporaneamente ed ecco qui la mia diminuzione. E proseguo con una maglia alta singola sopra ciascun punto fino al termine del giro. Una volta completato il nostro giro, che cosa notiamo? Che qui, dal lato dove abbiamo la bordatura, il nostro lavoro ha smesso di crescere e ha iniziato a curvare verso l'interno, ha iniziato a diminuire. Ed ecco che abbiamo creato la punta centrale del nostro progetto. Come dobbiamo proseguire? Dobbiamo lavorare andando sempre a diminuire su questo lato del progetto invece di aumentare come abbiamo fatto fino a questo punto, creando così la seconda punta, la seconda parte del nostro progetto. Procediamo quindi in questo modo, lavorando esattamente come abbiamo fatto nei giri precedenti, sostituendo l'aumento con una diminuzione fino ad ottenere solo 4 punti, 4 maglie alte sul nostro progetto. Abbiamo una diminuzione che conta come un solo punto e 3 maglie alte singole. Per avere una simmetria tra le due punte del nostro progetto, nel prossimo giro lavoriamo 2 diminuzioni. Sfiliamo l'uncinetto, voltiamo il lavoro, riposizioniamo l'uncinetto, entriamo nel primo punto disponibile, portiamo fuori il filo e invece di chiudere il punto per creare una maglia bassa, chiudiamo solamente la prima asola. In questo modo. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso. Chiudiamo solamente le prime 2 asole caricando il filo sull'uncinetto. Abbiamo così 3 punti, carichiamo
e chiudiamo tutte e tre le asole insieme contemporaneamente. Sui due punti successivi lavoriamo la diminuzione. Entriamo, prendiamo il filo, chiudiamo le prime due asole, carichiamo, entriamo nel punto successivo, portiamo fuori il filo, chiudiamo le prime due asole, chiudiamo tutte e tre contemporaneamente. Da 4 punti siamo passati a 2. Lavoriamo il nostro bordo con pallina e caricato il filo sull'uncinetto dobbiamo iniziare il prossimo giro. Non dobbiamo più lavorare diminuzioni, ma una maglia alta singola sui due punti che ci si presentano. Quindi vado nel primo punto e lavoro un punto alto così da agganciare il mio bordo e un punto alto sul punto successivo. Con questi due punti alti e il nostro bordo con pallina abbiamo completato la seconda punta del nostro progetto e siamo pronti a sfilare l'asola, tagliare il filo e andare a bloccarlo con un nodino. Questo è l'aspetto del progetto prima di eseguirne il bloccaggio. Da una parte abbiamo una bordatura perfettamente dritta. La parte del progetto dove dobbiamo invece intervenire è questa, dove abbiamo il nostro bordo con catenelle e punti alti che formano le nostre palline. Per dare la giusta posizione e maggior risalto al nostro bordo, vado ad eseguire il bloccaggio del mio progetto, cioè lo spruzzo con dell'acqua, lo metto su un tappetino da bloccaggio e con degli spilli vado a posizionare e a tirare al massimo i miei punti così da farne risaltare il risultato. Lascio asciugare e quello che andiamo ad ottenere è questo. Una bordatura con palline super definita e soprattutto il nostro progetto è ora pronto per essere indossato. Siamo così giunti al termine del nostro tutorial. Abbiamo realizzato insieme questo Bactus scialle triangolare con bordatura già incorporata all'interno della nostra lavorazione. Che cosa ne pensi di questo progetto? Ti è piaciuto? L'hai trovato interessante? Se è così, mi raccomando, non dimenticare un bel pollice in su e un commento con la tua opinione proprio qui sotto il video. E se sei alla ricerca di altri capi di abbigliamento particolari, li puoi trovare sempre qui sul mio canale YouTube in una playlist dedicata. Se ancora non l'hai fatto e ovviamente se ne hai piacere, ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito pulsante sempre qui sotto. E ti invito inoltre a dare uno sguardo sul sito di lanaio.it al meraviglioso filato utilizzato per questo progetto, Sobri, linea baby di lanaio.it. Con questo nuovo progetto ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.